Meglio acquistare le batterie GoPro Enduro originali o meglio scegliere quelle non originali? Partiamo dal fatto che prima esistevano solo le classiche batterie GoPro, che esteticamente erano nere e blu. Poi a novembre 2021 sono state presentate le batterie Enduro, che hanno piano piano eliminato del tutto le vecchie batterie. Infatti la Hero 11 stessa include in confezione direttamente la batteria Enduro, e se ci rechiamo sul sito GoPro troviamo il vecchio modello di batteria solo per alcuni modelli di Action Cam. Ma che cosa sono le batterie Enduro? Beh, oltre ad essere nere e bianche, sono delle batterie ottimizzate per le temperature molto fredde. Infatti rispetto alle vecchie batterie GoPro rendono meglio in condizioni di freddo estremo, ma anche in condizioni ambientali standard, quindi magari intorno ai 20 gradi, queste batterie Enduro rendono meglio rispetto alle classiche batterie GoPro. Ma questo video non l'ho fatto per paragonare le batterie Enduro di oggi rispetto alle batterie del passato, ma vi volevo dare giusto un minimo di contesto, perché dopo l'uscita delle batterie Enduro è diventato meno conveniente acquistare le batterie non originali GoPro. Questo perché le batterie non originali in media rendevano come le vecchie batterie GoPro, se non un po' peggio. Però oggi vi volevo parlare di queste batterie non originali di Wemico, che sono delle batterie Enduro, quindi dovrebbero avere una durata molto simile a quelle originali GoPro. In confezione è presente il caricabatterie multiplo, poi c'è il cavetto USB Type-C ed infine troviamo 3 batterie Enduro. Rispetto alle batterie Enduro originali vediamo che hanno lo stesso voltaggio di 3,85 volt, ma l'amperaggio di quelle Wemico sale a 1800 mAh rispetto ai 1720 mAh di quelle GoPro. Il caricabatterie è molto comodo perché permette di ricaricare 3 batterie contemporaneamente e chiaramente funziona anche con le batterie originali GoPro. Inoltre, grazie alla chiusura potremo tranquillamente trasportarlo in uno zaino mentre ricarichiamo le nostre batterie con un power bank. Naturalmente non c'è alcun problema di incompatibilità e la GoPro funziona correttamente anche con le batterie non originali. A questo punto ho testato la GoPro Hero 11 in 5,3K a 30 fps con l'Hypersmooth in auto boost, video in 8 bit con bitrate standard. La temperatura ambiente era di 18 gradi. La batteria originale GoPro è durata 1 ora e 23 minuti e non si è mai surriscaldata. Ho quindi rieffettuato lo stesso test con la batteria Enduro Wemico, che non si è mai surriscaldata ma ha registrato per 1 ora e 12 minuti, quindi ci sono stati circa 11 minuti di differenza fra le due batterie. Non soddisfatto del test ho messo la GoPro nel frigorifero con una temperatura di 7 gradi, mantenendo sempre le stesse impostazioni sulla Hero 11. Ed in questo caso con la batteria Enduro di Wemico ho registrato per 1 ora e 18 minuti di fila, mentre con la batteria originale GoPro Enduro ho registrato per 1 ora e 31 minuti. Ma ancora non ero soddisfatto e quindi ho messo la GoPro nel congelatore con una temperatura di meno 18 gradi, sempre con le stesse impostazioni di prima. E con la batteria Wemico ho raggiunto 1 ora e 21 minuti di registrazione, mentre con le batterie originali GoPro sono arrivato a 1 ora e 36 minuti. E giusto per farvi un paragone ho fatto l'ultimo test con la batteria originale GoPro ma del passato, quindi quella lì nera e blu, e in questo caso ho potuto registrare per 1 ora e 2 minuti. Quindi abbiamo visto che entrambe le batterie rendono meglio con temperature più basse, ed in media le batterie originali GoPro hanno avuto circa un 15% in più di durata. Naturalmente però ragazzi, questi test che ho fatto come sempre li dovete prendere con le pinze, perché una cosa è prendere la GoPro a temperatura ambiente e metterla nel freezer per circa 1 ora e mezza, una cosa è tenere la GoPro magari sulla neve per tutto il giorno e poi registrare. Infatti in quest'ultimo caso la GoPro di base avrà una temperatura più bassa. In ogni caso entrambe le batterie dovrebbero funzionare fino a meno 10 gradi, ma parliamo della temperatura effettiva della batteria, quindi non della temperatura ambientale. Ciò significa che fuori effettivamente ci può essere più freddo, ma la batteria, se effettivamente raggiunge una temperatura inferiore ai meno 10 gradi, non dovrebbe continuare a funzionare, quindi poi la GoPro si spegnerà. E ragazzi, naturalmente se il video vi sta piacendo potreste lasciare un bel like ed iscrivervi al canale. Ma a questo punto vi chiederete quale batteria conviene acquistare? GoPro propone il kit con caricabatterie doppio e 2 batterie Enduro a 59,99 euro, mentre per gli abbonati GoPro il prezzo scende a 47,99 euro. Invece Wemico propone il suo kit con caricabatterie triplo con 3 batterie a 50,99 euro, quindi indubbiamente la soluzione di Wemico è la più conveniente in termini di spesa, anche perché potreste sfruttare l'alimentatore triplo per caricare una batteria originale e 2 non originali contemporaneamente. In totale quindi con le 3 batterie Wemico con una temperatura di circa 18 gradi potreste registrare fino a 216 minuti, mentre con 2 batterie Enduro originali GoPro potreste registrare fino a 166 minuti. Poi in condizioni di temperature più basse il distacco diminuisce,
ma in ogni caso avrete sempre un vantaggio con le batterie Wemico per quanto riguarda la durata totale. Però qui vi dovete fare una domanda fondamentale, ovvero per quanto tempo registrate? Questo perché se in media nell'arco della giornata non registrate oltre un'ora e mezza, possibilmente già una batteria è più che sufficiente per voi e quindi potreste optare per il kit originale GoPro. Mentre se dovete fare tantissime ore di registrazione, chiaramente avete la necessità di sfruttare tante batterie ed in questo caso da un punto di vista economico sicuramente è più conveniente il kit di Wemico. Personalmente oramai ho tantissime batterie sia originali GoPro che non originali GoPro e volete sapere quante ne utilizzo? Beh, in media meno di una alla volta e in questo caso chiaramente preferisco utilizzare sempre quelle originali GoPro, ma nello zaino ho sempre sia batterie originali che non originali perché effettivamente una batteria in più può far sempre comodo. Quindi se pensate di utilizzare una o due batterie al giorno sicuramente conviene scegliere la soluzione originale. Se invece preventivate a registrare per tantissimo tempo e avete la necessità di utilizzare molte batterie, allora sicuramente converrà il kit di Wemico. A questo punto però, dopo che avete visto questi test, vi consiglio di dare un'occhiata a questo video perché la temperatura ambientale può cambiare veramente tutto.